Ben ritrovati con la seconda puntata di Sport Trading Talk. Come nella prima puntata abbiamo ovviamente Davide Renna. Ciao. Ciao Iuri. Entriamo subito nel vivo del tema di questa puntata, ovvero chi è davvero uno sport trader. Ecco, questa figura che sta emergendo sempre di più, tu lo sei ovviamente, Sì, quindi puoi spiegarcelo per bene. sono anche uno sport trader, sì, da tanti anni. Allora, partiamo dal presupposto. Se oggi andassi su LinkedIn a cercare sport trader, trovo delle figure professionali che fanno questo lavoro per conto di bookmaker. Ok. Quindi che cosa fanno? Gestiscono il rischio, gestiscono le probabilità, gestiscono appunto le posizioni per conto dei bookmaker. La figura di sport trader a cui faccio riferimento quando penso al sottoscritto e quando penso al progetto di Sport Trading Life, in realtà è una figura diversa, è una figura che sta emergendo, è una figura che lavora per conto proprio, lavora individualmente e gestisce quelle posizioni finanziarie, quelle posizioni di probabilità e di rischio per conto proprio, appunto. Io non ho mai lavorato per un bookmaker, ho sempre fatto questo percorso eh, individualmente. Diciamo che sono, scherzando, sono quello che sta dall'altra parte della barricata, ecco. Ehm, Però ecco, il meccanismo è decisamente lo stesso, nel senso che si gestiscono posizioni in entrata e in uscita, si fa profitto sulla marginalità, sul differenziale tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, si gestisce il rischio, si fanno tante cose per portare a casa quello che è un rendimento globale della propria strategia, un po' come un operatore finanziario in borsa, appunto. Diciamo che poi la figura stessa dello sport trader si sta evolvendo perché i tempi cambiano e di conseguenza anche questo ruolo, ecco. Sì, sì, intanto sta nascendo, Ok. poi sta evolvendo anche nel proprio concetto e evolverà ancora sicuramente. Diciamo che lo sport trader, intanto, chi si definisce uno sport trader è intanto una questione di identità. Ok. Eh, prima per far esistere qualcosa, quel qualcosa bisogna nominarla. Ecco, quando mi sono definito nel 2014 principalmente uno sport trader, io sono anche un imprenditore, quindi ho sempre avuto anche un altro tipo di percorso. Però quando nel 2014 sono andato in Slovenia e ho iniziato a dire a me stesso e poi anche fuori in esterno che di lavoro faccio lo sport trader, intanto ho definito quella che è la caratteristica fondamentale per poter ambire a fare questo lavoro da professionista, ovvero chiamarsi come tale. Assolutamente. Saper, anche con il rischio di, nel mio caso, di non avere altri professionisti di fianco, no? Se volessi fare il commercialista so che si può fare, ce ne sono tanti in giro. Se vuoi fare lo sport trader, qualche dubbio se sono Certo. uscito di testa o se posso davvero fare questo tipo di lavoro, ti può venire. Ecco, eh, il progetto che sto portando avanti serve proprio per eliminare questo tipo di dubbio. Il progetto di education, di comunicazione che è partito con il libro, serve intanto per far capire che si può fare questo lavoro e che il primo modo per poterlo fare è chiamarsi come tale, scegliere di farlo. Assolutamente. Diciamo che poi si tratta di una professione indipendente. Sì, assolutamente, è un lavoro autonomo, un lavoro indipendente con tutti i pro e tutti i contro di un lavoro indipendente. Quindi rischio per me stesso, se sono bravo porto a casa i tanti vantaggi di un lavoro del genere, Certo. quando non sono bravo devo gestire i contro di un lavoro del genere. È chiaro che poi vedremo anche come ci si arriva a fare questo tipo di lavoro, è un discorso per gradi, no? Ovviamente, perché per Certo. cominciare è sempre importante comunque anche preservare una parte di equilibrio economico e finanziario individuale, magari con un altro lavoro piuttosto che con altri interessi. Certo, diciamo che poi per operare in questo settore bisogna avere tanta conoscenza tecnica, ma allo stesso tempo anche un forte mindset, quindi diciamo una consapevolezza di quello che si va a fare alla fine. Sì, sì, quello che
che dico sempre che la crescita personale che fai e l'impostazione del mindset piuttosto che della tua preparazione è davvero l'80% di questo lavoro. Ma credo anche in modo similare come quello di un atleta, no? Dove la prestazione sportiva che fa la domenica quando fa la partita è soltanto la punta di un iceberg, di una preparazione che c'è durante la settimana, esattamente in questo lavoro, ma come tutti i contesti ad alta frequenza decisionale, Certo. in contesti di incertezza, è un lavoro che si costruisce durante la settimana in tutte quelle cose che fai per essere pronto a prendere delle decisioni difficili, delle decisioni anche rischiose e a gestire tutto quello che c'è intorno a questo tipo di percorso. Spesso io ho dedicato gran parte della mia giornata a prepararmi e non Chiaro. a operare. Dice, non sono un trader che sta nell'immaginario collettivo, i trader stanno 20 ore di fronte al PC, io ci sto 2 ore di fronte al PC perché ho la mia strategia, ma le altre ore sono investite nell'essere pronto, nell'arrivare pronto al PC, arrivare con le idee chiare, arrivare con lo stato giusto, insomma. Assolutamente. E qual è la giornata tipo di un appunto sport trader? Intanto parte con un'attività che considero una pietra miliare, che Ok. sembra non c'entri nulla, è la meditazione. Ok. Perché lo vedremo quando parleremo dei processi decisionali, ma credo, almeno nel mio caso, che il processo decisionale dipenda molto dallo stato con cui tu arrivi a prendere quel tipo di decisione. La cura dello stato, quindi la preparazione dello stato emotivo, mentale, psicologico con cui tu ti presenti a prendere delle decisioni, parte da lì, parte dalla capacità e dalla disciplina quotidiana che ho da diversi anni di coltivare e di pulire il tuo processo mentale, pulirlo dalle scorie dei giorni precedenti, pulirlo dalle scorie degli eventi esterni che tutti abbiamo, imparare a controllare la propria mente e non a farsi controllare dalla mente. Questo che credo che sia un consiglio universale Certo. e andrebbe secondo me insegnato nelle scuole questa pratica perché davvero cambia le persone. Mia moglie quando all'inizio mi dimenticavo di meditare mi diceva non hai meditato? No, Si torna a accorgeva. meditare allora. Perché ti cambia davvero, ti cambia Certo. davvero. E questo è il primo passo che faccio Ok. durante la giornata. Poi è chiaro che avendo anche un'attività imprenditoriale ho diviso la mia giornata in slot, quindi so prendere delle decisioni relative al trading o studiare il trading è anche una questione di timing e di ambiente. Quindi ad esempio non studio mai e non prendo mai decisioni fuori dal mio ufficio dedicato al trading o ufficio Ok. dedicato e ho degli slot dedicati pomeridiani dedicati a questo lavoro. Quindi di mattina, visto che gli eventi, io seguo il calcio, quindi gli eventi sono serali, di mattina posso fare le mie attività personali, imprenditoriali, divulgative come questa. Certo. Di pomeriggio invece ho gli slot dedicati allo studio e alla progettazione dei movimenti, alla revisione dei movimenti precedenti e allo studio dei movimenti futuri. E poi la sera purtroppo faccio un lavoro che ogni tanto mi fa sentire un po' come un cameriere che lavora sempre di sera, il sabato e la domenica, ma perché lo sport che ho scelto è il calcio e quindi poi di sera c'è il presidio, quindi vuol dire l'attività di fronte al PC, quelle 2 ore di fronte al PC a cercare di capire se il piano che hai già codificato e preparato nel pomeriggio ha una potenzialità di realizzazione. Ecco, lì non c'è improvvisazione, lì non c'è divertimento, c'è quasi noia, e questo che è quasi controintuitivo, ma non è un lavoro divertente, non è un lavoro eccitante, non c'è niente di eccitante in questo tipo di lavoro, anzi
più lo sai far bene, più diventa noioso. Ok. Perché? Perché hai studiato un piano e applichi quel piano, quindi diventi un bravo esecutore di un piano che hai progettato. Il vero vantaggio è essere bravo a progettarlo, il piano, questo è un pezzo, essere bravo ad eseguirlo, quel piano, che è un altro pezzo. Dicevo che forse la parte più soddisfacente è proprio la prima, quando insomma progetti quel piano, Io ecco. adoro progettare i Ok. piani, ma in realtà nella componente imprenditoriale è proprio quello che mi stimola, ad Ok. esempio, perché anche progettare un'azienda che funziona è progettare un piano, progettare una campagna marketing è progettare un piano. Nello sport trading uno deve prima con una lunga sperimentazione crearsi un'idea di piano, poi progettarsi il suo piano e poi eseguirlo. Ecco, l'esecuzione è la parte più noiosa, Ok. perché devi appunto scollarti di dosso nel tempo tutte le ambizioni di divertimento, guardo una partita, non guardo una partita, non c'entra proprio niente. Anzi, spesso non guardo neanche una partita, guardo i movimenti di quota della Ok. partita, proprio perché mi interessa capire il trend della partita e non fare il tifoso di fronte alla TV. Una grande differenza che c'è tra un professionista e un dilettante è proprio il set di strumenti che tu utilizzi. Sembra banale, ma è la stessa cosa per chi gioca a golf. Chi gioca a golf a livello professionistico, immagino, io non prendo una palla, però Certo. immagino che abbia un set di strumenti diverso da quello che ho usato io per fare un test. Ed è proprio per configurare il mio set di strumenti in realtà che ho scelto di andare in Slovenia nel 2014, perché determinati strumenti tecnologici di accesso a delle piattaforme mondiali dove c'è una liquidità diversa per operare, una liquidità non adatta, non propedeutica a dilettanti ma ad operatori finanziari, piuttosto che servizi di bet broker, eh, possono essere più facilmente accessibili. La cassetta degli strumenti di uno spot trader sono strumenti dedicati a questo tipo di lavoro. Tra questi sta prendendo davvero una grande importanza strumenti tecnologici, ovviamente, aiutati anche dall'intelligenza artificiale, che come abbiamo già detto non sostituisce la discrezionalità del trader, ma che amplificano enormemente le possibilità. Ti faccio un esempio. Sì. Ehm, Recentemente abbiamo un'area interna di sviluppo tools di intelligenza artificiale per le nostre attività di prop trading. Recentemente una strategia che ho sempre apprezzato, ma che non sono mai riuscito a studiare, a seguire, è una strategia che si basa sul risultato finale, no, di fine primo tempo, Ok. scusami, di determinate configurazioni di partite. Quindi, quando determinate configurazioni di partite, non tutte, che ho codificato nel tempo, finiscono 0-1 a fine primo tempo, allora può aprirsi un'opportunità di intervento. Questo tipo di strategia, essendo molto particolare, difficilmente sono riuscito a seguirla nel tempo, perché non è mai stata la mia ambizione stare tante ore di fronte al computer, Ok. e immagina che cosa voglia dire seguire tutte le partite, capire se rientrano nella tua configurazione e vedere se finiscono 0-1, che non è un risultato poi comunissimo delle partite Ah, di certo. calcio. Ecco, adesso ho un tool che fa questo per me e che quindi mi manda un messaggino su Telegram quando quel tipo di configurazione e quel tipo di risultato combaciano. A quel punto io lì posso studiare se c'è la possibilità di intervento o no. Però mi ha aperto un mondo, perché ovviamente ha amplificato le possibilità di intercettare un movimento senza essere perennemente di fronte al computer. Assolutamente. Poi, insomma, da una parte c'è anche insomma, un altro aspetto importantissimo che è quello proprio della gestione del capitale. E beh, questo sicuramente, e qui si gioca una grande differenza tra
il monte tra il betting e lo sport Certo. trading e tra il dilettantismo e il professionismo. Lo sport trader gestisce denaro come gestisce un operatore finanziario, ha una gestione del rischio, perché mitigare il rischio è quasi più importante che fare profitto. E la gestione del denaro, la gestione finanziaria è una gestione imprenditoriale anche, Certo. è una gestione che intanto deve superare uno scoglio psicologico, anche perché il denaro di per sé incute tanto timore nelle persone, e quindi il primo step che devi fare per fare questo tipo di lavoro, ma anche per fare l'imprenditore in generale, è revisionare il concetto di denaro che hai. Il denaro è uno strumento, non è il fine, è lo strumento con cui tu lavori, è un tool, e il denaro è un tool che utilizzo per lavorare, eh, ma non è la finalità del tuo lavoro. La finalità del mio lavoro è progettare bene il piano e metterlo bene in esecuzione, quindi il processo. Il denaro, il profitto è una conseguenza di quel tipo di situazione, perché se inizia a fare questo lavoro pensando al, puramente al denaro, la parte emozionale, spesso negativa, legata al denaro, corrompe Certo. completamente il processo decisionale. È un lavoro dove il processo conta più del risultato, dove il risultato non, anche se è negativo, non va a inefficiare l'identità. Io sono uno sport trader professionista, indipendentemente se un mese vinco o un mese perdo, ma anche se adesso mi è capitato fortunatamente raramente, però un periodo negativo non va a inefficiare la mia considerazione di essere un professionista. Certo. Quindi c'è un lavoro sull'identità, poi c'è un lavoro sul processo, e se il processo è applicato bene, poi il risultato è una conseguenza. Quindi è un lavoro, è un percorso lungo, ma è un percorso di apprendimento, perché poi questi concetti te li puoi portare nella vita davvero, perché non cambia assolutamente nulla in qualunque altro tipo di lavoro. Certo. La vera domanda è da dove si parte? Da lontano, Ok. ecco, magari non da lontanissimo, non è ci si debba mettere 20 anni come ci hanno messi 14 dal 2000 al 2014 per fare poi il professionista, ma proprio perché non mancavano consapevolezza, Certo. strutture, tutte cose di cui abbiamo già parlato. Si parte intanto dal volerlo fare, quindi dalla scelta. Poi si parte dal scegliere quali sono i tuoi strumenti di apprendimento, quindi scegliere come posso imparare a fare questo lavoro, cosa serve per fare questo lavoro. La teoria da sola non basta, poi bisogna saperlo, metterla in pratica e sapere che esiste un periodo che si chiama sperimentazione, che molto spesso costa soldi, però è la sperimentazione che ti porta alla realizzazione di avere un piano, una strategia, perché altrimenti diventa tutto arbitrario, no? E quindi si parte da così. Spesso il miglior punto di partenza è farlo contemporaneamente ad un altro lavoro. Ok. Io mi ero scelto un altro lavoro a rischio, quindi Ok. anche l'imprenditoria non ti dà sicuramente nessuna certezza, però diciamo che per abbattere la pressione che può diventare fisiologica, dovuta all'equilibrio economico-finanziario che una persona deve avere, perché tutti abbiamo una famiglia, una macchina, un tetto a cui pensare, probabilmente iniziarlo a fare minimizzando, mentre ho un lavoro sicuro e mentre investo una parte circoscritta del mio capitale per pura sperimentazione, per puro apprendimento, può essere una buona strategia. Ottimo, abbiamo fatto insomma una bellissima panoramica di questo mestiere. Ti ringraziamo Davide per essere stato qui con noi.
Ricordo ovviamente che potete trovare Davide Renna su LinkedIn, Sport Trading Life anche su LinkedIn, sito web www.sport-trading.life e poi www.daviderenna.com per rimanere insomma sempre aggiornati anche insomma, sulle tematiche che circolano un po' intorno a questa figura professionale, ma anche e soprattutto a questo settore. Grazie mille ancora, ci vediamo alla prossima puntata.